Ciao, salve a tutti, ben ritrovati. Come ferire un narcisista covert terribilmente. Il narcisista covert viene spesso considerato timido, riservato, per quanto trattandosi pur sempre di un narcisista. Anche un narcisista covert non patirà comunque un'ansia sociale che è più facile riscontrare una persona non narcisista. L'appellativo covert dovrebbe valere più come concetto di covert, appunto, di nascosto, non facilmente individuabile, di caratteristiche non facilmente riconducibili a un narcisista. Un narcisista covert è senz'altro più difficile da considerare tale perché può apparire mite, così come splendido, gentile, affabile, può sembrare delicato, ma attenzione perché è appunto solo apparenza e alcuni di questi narcisisti sembrano veramente incredibilmente dolci, teneri, uomini ma anche tante donne che sembrano a volte davvero delle santerelle, per esempio delicate e quasi dell'aspetto di vittime. Si penserebbe a loro più come delle vittime che non come delle narcisiste, ma salvo poi appurare che l'apparenza appunto ingannava. E allo stesso modo vale anche per quella che può apparire molte volte come timidezza, ma tante volte poi non lo è perché sciolti i dubbi iniziali da parte di questi narcisisti covert sono capacissimi poi di scatenarsi e calcare le scene veramente mirabilmente. Un timido empatico molte volte teme di ferire il prossimo, prova sentimenti di inadeguatezza. Quella che appare la timidezza di un narcisista covert invece riguarda più il timore di non risultare all'altezza di poter calcare sufficientemente bene le scene, appunto. Si tratta spesso in gran parte di questo. E qui subentra non a caso una nuova linea di ricerca in merito al narcisismo cosiddetto vulnerabile e covert, a quale si imputa una maggiore sensibilità alle critiche e un'ipervigilità quindi alle considerazioni altrui. Dal mio punto di vista un narcisista covert non è assolutamente più attento e ipersensibile alle critiche rispetto a un overt, ma meno dissimulativo in proposito. Un narcisista overt è altrettanto attento ed anzi vi reagisce molte volte anche in maniera più eclatante, virulenta, là dove vi siano critiche, attacchi alla sua persona. E il narcisista covert viene poi considerato come più schivo e introverso e meno fiducioso degli altri, nonché passivo-aggressivo. E a proposito del silenzio punitivo in relazione a un narcisista covert, non è prerogativa esclusiva di un narcisista covert, il silenzio punitivo, come ho sentito dire, perché il silenzio punitivo, anche se può essere considerato un comportamento passivo-aggressivo, è messo in atto soprattutto in realtà proprio da narcisisti overt e maligni o perversi, che sono assolutamente più oltranzisti nell'attuazione del silenzio punitivo. E per rispondere anche a una domanda di Lucia, che mi chiede se è vero che un narcisista covert, come ha sentito dire, se è solito fare orbiting e spiare con profili fake, e quindi se è prerogativa di un narcisista covert questo comportamento di spiare una ex con profili fake. A proposito, se avete domande da pormi, cortesemente ponetemele qui nei commenti ai video. Per ogni altra cosa, comprese informazioni per consulenze, scrivetemi pure via mail. Il narcisista covert ti fa orbiting con profili fake nei social? No, non è solo prerogativa di un narcisista covert, questo lo fa anche un overt, un narcisista overt, ma anche chi non sia narcisista lo fa molte volte, lo fanno anche tanti dipendenti affettivi, per esempio, anche più tra l'altro dei narcisisti stessi, questa forma di ipercontrollo tramite i social. Attenzione ai cattivi informatori sul narcisismo, che purtroppo sono i più. La maggior parte si sono formati proprio sulle migliaia di video di Tu ed Io, che è stato il primo canale e diffusore nel web di contenuti sul narcisismo, con migliaia di contenuti inediti sul narcisismo, e a volte, per cercare di essere originali e non sembrare troppo copiatori, se ne sparano di cose. E veniamo ad alcuni tra i più recenti studi sul narcisismo vulnerabile, sul narcisismo covert.
Il narcisista covert sarebbe terribilmente timoroso riguardo all'eventuale derisione da parte degli altri. Il timore quindi di essere deriso e ridicolizzato che lo spingerebbe persino all'evitamento e ad una forma di paranoia legata persino al travisare possibili osservazioni del tutto innocue per derisioni nei suoi confronti, quindi una forma paranoide. Sembra anche che nello stesso tempo un narcisista covert tramuti questo timore in una condotta di aggressione, nel contempo anche nel piacere di deridere a sua volta altri. Il presupposto della natura di questa paura è anche quello di un sottostante stato paranoide che è certamente presente in molti narcisisti covert. Molte volte si confonde il narcisista covert con un borderline, ma il narcisista covert è molto più simile ad un narcisista overt, per quanto il suo temperamento sia più schivo ed apparentemente dimesso. Sicuramente però il narcisista covert sarà ferito a morte nel suo ego se lo metti alla berlina e se pubblicamente, soprattutto pubblicamente, lo attacchi e lo svaluti, anche perché il narcisista overt è più abile a difendersi pubblicamente, mentre un narcisista covert sarà meno agguerrito, meno in grado di sostenere più tranquillamente una simile situazione di attacco. Per quanto un overt non ci starà comunque sulla pelle, perché questo è certo. Il narcisista covert però tende a ruminarci molto di più, diciamo sopra, se gli può accadere una cosa del genere, di essere messo alla berlina anche pubblicamente, e specie se avrà meno capacità o prontezza di reagire agli attacchi e di fronteggiarli. Basta anche solo l'idea che tu possa mettere a repentaglio la reputazione del covert per mandarlo su tutte le bestie, quindi questa informazione la puoi usare chiaramente come vuoi, ma alla fine non è il caso di andare proprio a questo genere di vendette, perché ce ne sono anche di molte migliori se proprio devi rivalerti su un narcisista, e ne ho parlato insomma in tantissimi video. Però se vuoi ferire un narcisista covert, insomma, questo è un modo per ferirlo terribilmente, atrocemente, quindi non metterlo in buona luce, ma in presenza di altri soprattutto. Un altro modo per ferire un narcisista covert è mettere in forse le sue qualità amatorie. Questo lo ferirà terribilmente e molto più di un narcisista overt. Ti è capitato di fare delle osservazioni e anche senza cattive intenzioni e magari anche abbastanza innocue a un narcisista covert o un partner o una partner che reputi potrà essere un narcisista o una narcisista covert, e come ha reagito? E per caso hai messo in forse le sue qualità amatorie? Sempre felice di leggerti, di sapere come la pensi, delle tue esperienze, dei tuoi vissuti ed anche di rispondere alle tue domande. Ci sentiamo presto, ti abbraccio forte. Ciao, ciao, ciao.